Ciao a tutti e bentornati sul canale. Dopo l'incredibile viaggio che abbiamo fatto tra Campania e Sicilia, oggi ci siamo spostati più nelle nostre zone, diciamo. Sì. Siamo in Liguria. Zona di La Spezia per la precisione, e stiamo per fare un trekking, come avrete intuito dal titolo, che si chiama il Sentiero dell'Infinito ed è definito da molti uno dei sentieri più belli al mondo. Quindi, prima di iniziare, se volete sostenerci, iscrivetevi al canale. Ora partiamo. Partiamo dal nostro appartamento la mattina molto presto e prendiamo il bus della linea P che ci porta in circa 20 minuti a Porto Venere. Arriviamo in paese intorno alle 7:30 del mattino e a pochi passi dal capolinea dell'autobus troviamo l'inizio del nostro sentiero. Il percorso che faremo oggi è chiamato il Sentiero dell'Infinito, è lungo 14 km con un dislivello di circa 1000 metri. Destinazione finale Rio Maggiore. Il tempo di percorrenza stimato è di circa 6 ore, ma noi andremo con calma. Sicuramente ci metteremo un po' di più, ma preferiamo goderci il paesaggio e la natura. La partenza è subito in forte salita, con una scalinata parecchio ripida che fiancheggia le mura del Castello Doria. Arrivati in cima, il panorama sulla costa e sulla chiesa di San Pietro è davvero pazzesco. Attraversando un bosco, siamo poi arrivati alla deviazione per il rifugio Muzzerone e abbiamo proseguito seguendo il segnavia AV5T. Abbiamo appena raggiunto i 212 metri di altezza, partendo da zero ovviamente, da livello mare. E io penso che sto per morire. No, però il primo pezzo è tutto subito in salita, senza tregua, senza piano, però sicuramente la vista ripagherà. Tappa intermedia del nostro cammino è Sella Derby, dove si trova Gitana on the Road, una cucina su ruote che purtroppo abbiamo trovato chiusa. La prossima tappa è Campiglia e da qui ci sono due modi per raggiungerla: seguire il sentiero più semplice di un paio d'ore oppure continuare in costa su un tratto da 1 ora e mezza circa, più impegnativo e segnalato per escursionisti esperti. Valutate attentamente quale sentiero prendere, in base alle vostre possibilità e preparazione. Noi abbiamo scelto quello in costa più breve e vi confermiamo che è abbastanza esposto in alcuni punti e si cammina sulle rocce. Però c'è un paesaggio incredibile, un mare di un azzurro scuro, i gabbiani e tanto verde intorno a noi. È stato davvero suggestivo. Questo punto del trekking è il più selvaggio, dove si cammina in una natura incontaminata. Appena prima di raggiungere Campiglia incontriamo un antico mulino e subito dopo il Piccolo Blu, un bar-ristorante che apre a mezzogiorno. Proseguiamo dato che non è ancora ora di pranzo. Campiglia è un piccolo centro abitato con una vista bellissima sul mare e perfetto per una pausa. Noi ci siamo fermati a comprare un pezzetto di focaccia per fare uno spuntino, direi meritato dopo le prime 3 ore e mezza di cammino. Ci siamo fermati al paese di Campiglia e abbiamo preso una bella focaccia per integrare il pranzo di soli panini. Però non arriveremo al pranzo con queste focacce e quindi cominciamo. Allora, abbiamo passato Campiglia e adesso stiamo andando al Colle del Telegrafo. Eravamo in dubbio se andare a vedere la famosa scala che va a Monesteroli, ma le signore del paese ci hanno detto che è chiusa fino al 20 di giugno. Quindi se anche voi volete andare a Monesteroli, sappiate che dovete andare a luglio, diciamo. Qui è un punto di super relax, c'è un sentiero piatto, bellissimo. Prossima tappa, la chiesa di Sant'Antonio. Qui trovate una fontanella per ricaricare le borracce. Borraccia fondamentale, comunque pensavo non ci fossero fontanelle, invece sì, ne abbiamo già incontrate 2 o 3 lungo il cammino, quindi mi raccomando. Sant'Antonio è il punto perfetto per la pausa pranzo. C'è un bar e anche un'area con dei tavolini all'ombra se vi portate il pranzo da casa come noi. Per darvi un'idea, noi siamo arrivati qui intorno all'1, quindi dopo 5 ore. Da qui il sentiero si fa decisamente più semplice e addirittura si può arrivare fino alla chiesa in macchina. Incontriamo infatti un sacco di persone in più. Troviamo anche la palestra nel verde, con vari esercizi in cui potete cimentarvi. Spero vivamente che voi siate più bravi di me.
Al Colle del Telegrafo inizia la vera discesa verso Rio Maggiore. Il segnavia indica ancora 1 ora e 20 di cammino. Il paesaggio cambia notevolmente e camminiamo in mezzo ai vigneti. La vista qui è davvero splendida. Ci siamo fermati un sacco di volte per osservare lo spettacolo che avevamo intorno. Siamo a Lemmen, piccolo e antico borgo che sembra sospeso nel tempo. Qui si trova l'azienda agricola Stella di Lemmen, che attraversiamo seguendo il sentiero. C'è un profumo di fiori che è impressionante ed è fantastico. A parte che fa un caldo incredibile e sembra piena estate, ma è un posto davvero stupendo. Camminiamo in questo scenario unico fino ad arrivare al santuario di Nostra Signora di Montenero. Siamo sopra Rio Maggiore, quindi siamo quasi arrivati, ci sarà ancora una mezz'oretta tutto in discesa. Finalmente vediamo Rio Maggiore, la nostra destinazione. Il panorama sulle Cinque Terre da qui è fantastico. Dal santuario ci sono 2 modi per scendere in paese. Il sentiero numero 593V, molto ripido ma decisamente panoramico, oppure un percorso più lungo che parte dal lato della chiesa. Ovviamente noi scegliamo i panorami e prendiamo il 593V. Con il mio ginocchio malandato che mi fa male solo in discesa, probabilmente ci vorrà un po' più del previsto a scendere. La vista però ripaga di tutta la fatica. Siamo quasi arrivati a Rio Maggiore alla fine del nostro trekking, belli stanchi, ci abbiamo messo 8 ore, ce ne volevano 6 dicevano, ma noi siamo andati molto con calma, abbiamo fatto le video, le foto, abbiamo mangiato, calcolate 8 ore, se andate piano e con calma. Se volete correre, anche 6. Dopo delle scale a dir poco ripide e un passaggio sulla strada statale, siamo a Rio Maggiore. Finalmente siamo arrivati. Dopo esattamente 8 ore dalla partenza a Porto Venere. È un paese davvero bellissimo, ma è sempre un po' caotico per via dei tantissimi turisti. Sinceramente, in settimana non ci aspettavamo così tante persone. Ci concediamo un gelato come premio per la lunga camminata, prima di prendere il battello per Porto Venere. Il costo del biglietto di sola andata è di 15 euro a persona e il tragitto dura 35 minuti. La vista sulla costa e sul Rio Maggiore mentre ci allontaniamo è davvero bellissima. Arrivati a Porto Venere, non perdiamo l'occasione di visitare questa perla del Golfo dei Poeti che non abbiamo mai visto prima. Le vie del centro sono davvero carine e pittoresche e la grotta Byron è stupenda. Il castello e la chiesa di San Giorgio poi creano un profilo del paese davvero unico. Ci piace da subito e ci fermiamo per cena prima di riprendere l'autobus per tornare in stanza. Per cena abbiamo preso un po' di focaccia. Chili e chili di focaccia. Niente, abbiamo preso 2 pezzettini a testa, giusto per non essere troppo pesanti, e la ragazza ce ne ha dati 2 in più a testa. Non so se perché gli stavano simpatici o perché doveva buttarli, più probabilmente perché doveva buttarli, e quindi adesso ci dobbiamo ingolfare con non so che cosa di focaccia. Dopo esserci riposati per bene, questa mattina prima di tornare a casa facciamo una passeggiata per Marola, la piccola frazione di La Spezia dove abbiamo scelto di alloggiare. Siamo arrivati alla fine del video, speriamo che vi sia piaciuto questo trekking e vi chiediamo di consigliarci qui sotto nei commenti un sentiero o un trekking tra i vostri preferiti su cui vorreste vedere un video. Se volete sostenerci lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi viaggi e i video in uscita. Noi ci rivediamo tra 2 settimane, cioè tra 2 venerdì con un altro viaggio. Grazie, alla prossima! Ciao ciao! Ciao!